Tutti credono che la dea, la grande madre, sia per eccellenza un simbolo di fertilità. E se non fosse proprio così? Con questo video smonterò 4 delle più comuni credenze sull'argomento, argomentando. Lascio la rivelazione di quello che è davvero fertilità, nonché un'altra rivelazione su ciò che può mettere radicalmente in discussione alcuni degli stereotipi più resistenti sul cosiddetto femminile sacro alla fine del video. Ma adesso, sigla. O Lady of Avalon. Perché non possiamo dire che la dea sia sinonimo di fertilità? Ora te lo spiego, ma prima ti chiedo di iscriverti al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornata o aggiornato sui contenuti del mio canale. Prima idea: è stata l'invenzione dell'agricoltura ad aver attribuito la caratteristica di fertilità alla dea, perché ponendo in connessione la terra con il ventre femminile, nel momento in cui la terra doveva produrre molti frutti, allora anche la donna doveva portare molti figli alla comunità. Ho 2 principali osservazioni per rispondere a questa credenza. La prima è che ci sono culture ancora oggi che non hanno mai smesso di credere alla dea e che hanno mantenuto una sacralità che potremmo definire molto simile, quasi in prosecuzione delle culture preistoriche, dove tutto questo non è mai avvenuto. Ovvero, pur essendo società ancora adesso a volte agricole fondate sull'agricoltura, non c'è mai stata questo tipo di visione. La seconda osservazione che ho da fare è che, ad esempio, le statuette rinvenute nel secolo scorso, alcune delle quali proprio abbinate per eccellenza alla fertilità, vengono molto prima dell'invenzione dell'agricoltura, che possiamo far risalire a 11.500, 10.000 anni fa, quando noi abbiamo statuette floride con le mani sul ventre, con dei seni prosperosi e dei fianchi molto larghi, che risalgono anche a 30.000 anni fa. E quindi ciò che simboleggiavano precede la scoperta dell'agricoltura. Ci deve essere qualcosa che ci sfugge. La seconda idea in merito è che fare tanti figli era una questione di sopravvivenza e quindi questo significa propiziare la fertilità anche nelle donne. Sicuramente in questo tipo di culture la generatività, la capacità di dare alla vita erano valori importantissimi. Tuttavia dobbiamo fare una grande attenzione alla visione utilitaristica, che è un po' nelle nostre lenti. Cioè il porci noi al centro del mondo e guardare e attribuire valore solamente a quello che in qualche modo ci è utile, che mi sembra una dimensione di senso piuttosto lontana da questo tipo di culture che sono ancora esistenti adesso. Per cui il mistero della generatività porta in sé tutto il senso del mistero della vita, del ciclo continuo di vita, morte e rinascita, che è qualcosa di un pochettino differente, come un pochettino differente sono le idee di abbondanza e di fertilità secondo queste culture. Idea numero 3. Ma il femminile è fertilità, su via, dai, abbiamo la madre che nutre, il seno sempre prosperoso e pieno di latte. Sì, ma è soltanto una caratteristica. Ricordiamo, e segui il canale se vuoi saperne di più, che la dea non è richiudibile in categorie statiche, quello che oggi è molto celebre e famoso per essere femminile e maschile, che è un qualcosa di più recente. La dea è movimento ed è ciclicità e in tutta questa ciclicità ci stanno tutte le fasi dell'esistenza, dalla nascita allo sviluppo, alla pienezza, e forse è qui che possiamo collocare questa idea di nutrimento. Però poi c'è anche la decadenza, c'è la rovina, c'è la vecchiaia, c'è la morte, che sono tutte assolutamente parte della dea. Quindi credere con questa prospettiva che la dea equivalga alla fertilità è un pochettino come dire che lo specifico orario del mezzogiorno, il culmine del sole quando è più alto nel cielo, equivale all'intero ciclo giornaliero. E quindi il nutrimento e quindi il dono?
Il dono è importantissimo per queste culture, alcune delle quali ancora organizzano la loro economia su questo principio. Quello che però cambia è che non è qualcosa che riguarda solamente le donne, ma riguarda l'intera organizzazione umana di quel gruppo specifico. Riguarda il fare cultura e riguarda un mettere al centro i bisogni degli individui, tutte e tutti, al cui soddisfacimento partecipano tutte e tutti. Non a caso, poiché queste culture non ragionano come noi, non concepiscono la distinzione tra maschile e femminile come la vediamo noi e quindi tra madre e padre, si autodefiniscono materne anche quando sono gli uomini a metterli in campo. Gli uomini Moso, ad esempio, ricordo, ci dice Francesca Rosati Freeman, si autodefiniscono materni senza che questo venga in alcun modo percepito dalla loro cultura come una minaccia alla loro virilità. La quarta idea è che, ma allora scusa, il pregare per propiziare la fertilità, dove la mettiamo? Ecco, qui è assolutamente importante fare di nuovo due osservazioni. La prima è che la dea non è un essere trascendente, quindi non è un essere lontano, staccato dalla creazione, che non riguarda l'essere umano in nessun modo, per cui va supplicato, come un bambino piccolo potrebbe supplicare i suoi genitori per avere un vaso di Nutella. Può essere ostico da capire, ma quando il concetto di sacralità non è più trascendente, anche l'idea della relazione che ho con l'essere che sto pregando, con cui mi sto confrontando, cambia radicalmente. Su questo puoi guardare il mio video, metto il link sia in descrizione che qui sopra, proprio riguardante la preghiera e la preghiera attiva. Quindi, sempre secondo questo punto di vista, la dea è anche l'umanità, certo. L'umanità non coincide in toto con la dea, siamo d'accordissimo, ma allo stesso tempo non la esclude. Questo apre tutta una serie di conseguenze fondamentali importantissime e ancora attuali oggi sull'agire umano, sulle scelte umane. E questo ci ricollega al secondo punto di riflessione rispetto a questa quarta categoria, ed è la gran rivelazione, il gran segreto. La fertilità è un esito. Un esito di che cosa? Un esito della capacità dell'essere umano di vivere secondo le leggi della dea, ovvero le leggi della madre regolatrice cosmica, e quindi dipende dalle scelte, dal libero arbitrio e dalla volontà anche umana. Ecco che non possiamo ridurre tutto quanto alla famosa preghiera passiva che è tipica delle religioni fondate sulla trascendenza. Qui abbiamo una dimensione di essere attivo dell'umanità, dove io mi immagino, ed è perché lo pratico, che la richiesta o comunque la preghiera, il movimento energetico che si va a creare va anche nella direzione di come il nostro gruppo umano sarà in grado di far fronte, di rispondere ai problemi che emergono. È questo che fa la differenza. Ricordo, approfondiremo l'argomento, nella spiritualità della dea, l'essere umano continua la creazione e la creazione è considerata sempre in corso e sempre in movimento, che è qualcosa di diversissimo dall'idea che viene dalla nostra educazione religiosa di provenienza, che la creazione sia data all'inizio dei tempi una volta per tutte e mo' chiuso tutto. Quindi questo apre una bomba, un qualcosa che scardina uno dei più resistenti pregiudizi rispetto alla dea e al femminile sacro, ovvero che il femminile sia il caos e che abbia avuto bisogno di maschile per creare ordine. Questa è un'idea successiva che guardava già al tipo di pensiero di orizzonte simbolico precedenti con lenti ostili, e se noi la adottiamo facciamo esattamente lo stesso gioco di chi la dea l'ha distrutta. In realtà, proprio perché ti consiglio il mio video che parla di chi è la dea e perché riguarda anche al maschile, anche questo lo linko sia sopra che sotto, la dea non è mai stata soltanto le femmine. La dea ha sempre incluso tutto. E in moltissimi miti cosmogonici che puoi andare a leggerti nel libro di Luciana Perkovic, Colei che dà la vita, colei che dà la forma, emerge chiaramente come lei fosse
quella che ha posto ordine nel caos primordiale e non quindi lei il caos primordiale che ha avuto bisogno di un maschile per creare ordine. Questa è un'idea che deriva da una cultura che ha suddiviso i generi in modo molto dualistico. Ed ecco che è ancora attuale, perché la capacità umana e quindi la scelta di comprendere come replicare i ritmi, i cicli cosmici sulla Terra e di scegliere per non rompere quell'equilibrio, e quindi immagino tutto il corpus di conoscenze tramandate dagli antenati, dalle antenate, di madre in figlia e padre in figlio, dovessero per forza avere a che fare anche con la conoscenza di quello che serve per mantenere questo equilibrio, e che oggi, proprio a causa del dualismo positivo che ha separato in maniera banale tutto in due categorie e svincolato dalla vita, dalla quotidianità e dalla divinità delle scelte umane equilibrate, ci sta portando verso la distruzione. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video per radicare insieme questa nuova rivoluzione.